Quello che noi intendiamo per razzo in realtà viene chiamato lanciatore. Vediamo questi lanciatori enormi e poi in realtà scopriamo che soltanto una piccola parte arriva nello spazio e questa piccola parte, giusto per essere precisi, si chiama carico utile. È quello che te vuoi trasportare, quindi dipende dallo scopo della missione. Può essere ad esempio satelliti artificiali o semplicemente sonde, o anche appunto astronauti, cioè semplicemente. E giusto per fare qualche esempio, l'Ariane 5, è un lanciatore che, viene utilizzato per il posizionamento, dei satelliti nell'orbita geostazionaria. E invece per esempio SpaceX con la, navicella Crew Dragon ha l'obiettivo di andare a portare, gli astronauti su nella stazione spaziale. Quindi questo è la parte in cima, questo è il lanciatore, ma tutta la struttura che cos'è? Tutta la struttura è un insieme di stadi che ospita il combustibile e l'ossidante. Quindi facciamo un po' una parentesi. Intanto questi stadi sono dei serbatoi e nel caso in cui abbiamo un combustibile e abbiamo un propellente liquido, si chiamano serbatoi. Nel caso in cui sia solido, come ad esempio lo Space Shuttle, invece si chiamano booster laterali. Quindi la stadiazione è un processo importantissimo, cioè è la base della propulsione aerospaziale ed è un processo per cui una volta che tutto il propellente è finito, lo stadio, il serbatoio si stacca. Quindi questo è interessante perché, per esempio il Saturn V, uno stadio, un serbatoio a vuoto, pesa all'incirca 130.000 kg, quindi accelerare tutta questa massa è molto costoso e non ha senso ovviamente accelerare una cosa che è vuota. Quindi quello che viene fatto è che lo stadio si stacca e nel caso appunto del SpaceX viene riutilizzato o altrimenti cade per esempio nell'oceano. Ma in realtà c'è un motivo di più per cui viene utilizzato ed è un po' la legge alla base della propulsione. La legge di Tsiolkovsky che dice che per conservare la quantità di moto, nel momento in cui si ha una variazione della massa, in particolare la massa diminuisce, si ha un'accelerazione del razzo. Quindi diciamo che questa è una legge, beh, bellissima, va bene, però che ci serve anche a capire come mai viene fatto una stadiazione, cioè come mai noi partiamo con questa struttura enorme e poi andando ad accelerare verso lo spazio si ha che questi stadi appunto si staccano. Quindi, sì. Quindi poi in realtà quello che arriva in cima è soltanto una piccola parte, cioè quasi non si vede quando si vedono queste figure, queste immagini, quasi non si vede quello che poi effettivamente arriverà sullo spazio.